Salve a tutti e benvenuti su Soluzioni PC. Oggi andremo a vedere uno strumento di Google che ci permette di esportare tutti i nostri dati dagli account Google. Si chiama Google Takeout. Penso che la maggior parte di voi non lo conosca, come molti dei servizi Google che esistono ma non vengono spesso pubblicizzati. Google Takeout esiste già da un sacco di tempo. Esiste dal 2011 circa e permette per l'appunto l'esportazione dei dati che Google ha di voi su tutte le sue app e siti. Come funziona Google Takeout? Semplicemente ti permette di esportare un file compresso riguardante quello che a te interessa avere dal tuo account Google. Non è necessario esportare tutto perché potrebbero essere file di grandi dimensioni e soprattutto questa operazione non cancella nulla all'interno degli account Google. Quindi, qualora io volessi eliminare la mia presenza su Google, devo eliminare o volta per volta, dove possibile, all'interno di ogni app o servizio i miei dati, oppure cancellare il mio account Google. Ma prima di cancellare il mio account Google posso mettermi sul computer, quindi offline, oppure su un servizio terzo di cloud, tutti i miei dati e le mie attività che ho fatto in questi anni su Google. Andiamo a vedere come funziona nello specifico. Google Takeout si presenta con questo sito molto semplice in cui c'è un elenco di servizi e app. Ad oggi sono 51. Semplicemente io dovrò selezionare ciò che mi interessa da questo grande elenco, spuntando quello che io vorrò esportare. Di base sono quasi tutti selezionati, meno che l'attività di log, che è il primo, che di solito è di grandi dimensioni e poi non so se interessi. Ma per questa prova selezioniamo anche questo. Per ogni servizio avrò anche più formati in cui verrà esportato il file. Cliccando sotto ogni servizio potrò vedere che tipo di estensione avranno questi file una volta esportati. Per alcuni servizi potrò avere anche dei sottomenu in cui potrò scegliere ancora meglio cosa esportare e cosa no. Il primo è l'attività di log, quindi log si intende accesso agli account, poi i dati relativi alla registrazione dell'account, gli acquisti e le prenotazioni che avete fatto, i dati dell'app Home che avete anche probabilmente sul telefono, arte e cultura per chi utilizza Google Art and Culture, Google Calendar, Google Chrome, tutti i preferiti e la cronologia. Qui potrò selezionare ciò che mi interessa, se alcune cose le voglio esportare oppure no, in modo molto semplice. I tuoi contributi nella community di assistenza di Google, i compiti, i contatti, la cronologia degli spostamenti e delle posizioni, i dati che condividi per la ricerca di Google, il Discover, che principalmente sono le cose che ti piacciono o le cose che segui di cui Google è informata, Google Drive, gli elenchi e le note che avete fatto con l'assistente Google, Google Fit, Google Alert, Google Chat, Google Cloud Search, che in sincerità non so bene che tipo di dati siano, Google Finanza, Google Foto, Google Pay, Google Play Film, Google Play Libri, Google Play Store, Google Podcast, Google Shopping, Google Translator, Google Workspace Marketplace, anch'esso non lo conosco, i gruppi,
Google Keep, che è quell'app che di solito si ha sul telefono per le annotazioni rapide, le mie attività, andiamo a vedere che cosa intende, quindi sono delle attività che registra in altri servizi Google, le liste della spesa, le mappe salvate, le news che segui e ti interessano, le trascrizioni delle telefonate, qualora ne aveste fatte, Google Pinpoint, che non conoscevo fino a pochi secondi fa, la posta, le impostazioni del profilo, gli eventuali profili se avete delle attività su Google, i promemoria, i preferiti, i contributi che avete dato a Google, le notifiche, le segnalazioni in caso di crisi, Google Play Giochi, la configurazione dei dispositivi Android, i task e infine YouTube e YouTube Music. Quindi, una volta selezionati tutti i servizi che vogliamo esportare e, qualora fosse possibile, tutti i sotto servizi e sottocategorie, andiamo su passaggio successivo. Nel passaggio successivo dobbiamo in primis capire come ci verranno recapitati questi file. Come vi ho detto prima, il file sarà un file compresso e dopo vedremo il formato. Di base viene inviato tramite un link sulla vostra email per il download del pacchetto. Il pacchetto potrebbe essere anche molto grande, parliamo anche di oltre i 2 giga abbondanti, dipende da un sacco di fattori, dipende da quanto tempo avete l'account, quanto lo utilizzate e quante cose avete salvato. Le varie opzioni, come vedete, sono l'invio tramite link oppure l'utilizzo di un cloud esterno, anche Google Drive. Nel mio caso utilizziamo un link per l'email, perché ricordate che dovete avere spazio sufficientemente libero nei vostri servizi di cloud e poi non sapete precisamente, perché non ve lo dice prima, quanto sarà grande il file da esportare, quindi io vi consiglio di avere almeno una cinquantina di giga tranquilli. Dopodiché passiamo alla frequenza con cui faremo questa operazione. Allora, di base è selezionato una volta sola, ma potete fare questa operazione anche ogni 2 mesi per un anno. E infine c'è il formato con cui volete che venga esportato questo file, io lascerò lo zip, e le dimensioni dei pacchetti che vi verranno forniti. Quindi se io ho 10 giga e metto i pacchetti da 2 giga, avrò come link sulla mia email 5 pacchetti da 2 giga. Se voglio provare a fare un'unica soluzione, magari selezionerò il 50 giga, che dovrebbe essere sufficiente mediamente per quasi tutte le esigenze. Dopodiché finiamo cliccando su Crea esportazione. Ecco qui che sta lavorando, vi dice che ha iniziato. Il completamento della procedura potrebbe richiedere molto tempo, ore o magari giorni, quindi mettiamoci l'anima in pace e aspettiamo un'email sulla nostra casella Google. Normalmente non ci mette più di qualche ora, dipende sempre da quanti file avete da esportare. La procedura è abbastanza semplice, se ci sono dei dubbi potete scrivermi nei commenti. Se vi è stato utile lasciate un like e iscrivetevi al canale per altre soluzioni PC. Detto questo, ciao!